In questo video vi racconto di quando sono andato a Roma alle Terme di Diocleziano perché mi avevano chiamato per passare un filo sopra una trave all'interno del museo. Ciao raga e benvenuti all'interno di questo video. Io sono Dall'Alto Simone, videomaker di professione ed esperto anche nelle riprese con il drone. Su questo canale pubblico consigli per videomaker e piloti di droni, oltre ai video che svolgo durante i miei trekking, i miei viaggi e le mie passioni. Se ti interessano questi argomenti, allora iscriviti al canale e vienimi a seguire anche sugli altri social. Detto questo, iniziamo subito con l'argomento di questo video. Arrivati a Roma Terme, la mia destinazione è il Museo delle Terme di Diocleziano. Ci siamo davanti, lì dentro. In pratica quello che devo fare è passare un filo sopra una trave a 17,5 metri. Queste travi e il luogo in cui ho dovuto passare il filo era sopra questo mosaico storico all'interno della sala e quindi non era possibile montare delle gru o montare dei trabattelli, non era possibile arrivarci manualmente con le scale perché era troppo alto e per farlo abbiamo scelto di usare un drone. E quindi con il drone leggero o il Beta o il Mini 2 andrò a posizionare il filo sopra la trave. Come facevo a mettere il filo di nylon molto fine e leggero sul drone, attaccato al drone senza che andasse sulle eliche incastrandosi e facendo cadere il drone? E inoltre come facevo a mantenere la stabilità del drone anche se ruotava e si girava se ci fosse stato attaccato il filo? Siamo all'interno delle terme di Diocleziano, qui c'è una sala espositiva in cui passare un filo. Andiamo. Come puoi vedere in questo video che ho girato appena dopo la conclusione della missione, vedi che contro luce si vedono due fili di nylon che passano sopra due travi in cima al tetto. L'azienda che allestiva il museo ha chiamato me perché all'interno di questa sala del museo le pareti erano molto spesse e la copertura era in metallo e quindi non era possibile volarci con droni stabilizzati tramite la connessione GPS. Quindi per eseguire il lavoro io mi sono portato il Mini 2 e l'FPV perché nel caso in cui il Mini 2 non riuscisse a agganciare i satelliti ho effettivamente utilizzato il Beta FPV in manuale senza il GPS naturalmente. Tuttavia avevo alcune difficoltà da affrontare prima di poter realizzare il lavoro che mi avevano chiesto. Innanzitutto, come cavolo facevo a attaccare un filo di lenza molto leggero a un drone senza far andare il filo all'interno delle pale e quindi far cadere il drone in terra? Questa è una risposta che vedremo dopo analizzando il video. Inoltre c'è anche da dire che i committenti mi hanno contattato 2 giorni prima dell'apertura della sala espositiva, quindi c'erano tempi stretti anche per decidere come fare questo lavoro molto particolare. Inoltre, essendo questo un drone stabilizzato solo dai giroscopi e non dal GPS, doveva essere pilotato sempre in manuale a vista. Non era possibile pilotarlo con gli occhiali perché lo spazio era stretto e senza GPS perché all'interno di quella sala non prendeva il segnale GPS. Ma quindi come ho fatto ad utilizzare questo drone attaccandoci il filo di nylon senza farlo andare nelle eliche? Vediamolo in questo pezzettino di video che ho fatto. Si vede proprio questa parte nera con lo scotch blu. Ebbene, per fare in modo che il filo non andasse nelle eliche, ho legato il filo all'interno della scocca qui sotto e ho tenuto il filo teso con l'utilizzo di una cannuccia. Esattamente, ho messo una cannuccia legata sopra il filo con lo scotch blu in modo che rimanesse teso e non andasse sulle eliche del drone. Ma perché decisi di utilizzare proprio una cannuccia? Perché se avessi messo qualcosa di più rigido, come
adesso faccio l'esempio con questa penna, se avessi messo la penna attaccata sotto con il filo, quando io andavo verso l'alto andava tutto bene, il filo rimaneva teso e il drone stabile e libero. Però in fase di discesa il filo sarebbe andato verso l'alto, il supporto sarebbe stato troppo rigido e avrebbe sbilanciato la traiettoria del drone, mentre con la cannuccia, che adesso non ho una cannuccia in casa, però con la cannuccia andava tutto bene salendo, e tornando giù verso il basso la cannuccia arrivata a questo punto si è piegata, dandomi almeno la possibilità di gestire il drone nella stabilità con un certo grado di libertà, in modo da direzionarlo verso di me per l'atterraggio. Per questo lavoro sono corsi 2 tentativi, in quanto nel primo tentativo sono riuscito a passare dentro una trave, mentre con il secondo tentativo sono riuscito a passare il filo anche nella seconda trave. Inoltre c'è da dire che l'atterraggio non è stato morbidissimo e comunque è avvenuto in una zona sicura vicino a me e il drone non si è fatto nulla, infatti è molto resistente. Anzi, più che resistente, è molto flessibile. In conclusione, spero di essere stato abbastanza esaustivo e chiaro in questo video. Se ti è piaciuto metti un mi piace e lasciami un commento se hai curiosità o qualche considerazione da fare. E noi ci vediamo nel prossimo video.